Ciao, per creare una torta di compleanno speciale partiamo dalla preparazione di una torta alla vaniglia. Imburriamo e rivestiamo con carta da forno uno stampo per dolci da 20 cm di diametro. Quindi setacciamo 420 g di farina 00 e un cucchiaio e mezzo di lievito per dolci. In una ciotola versiamo 180 ml di latte fresco intero e 180 ml di olio di semi di girasole. Aggiungiamo 330 g di zucchero semolato, 12 g di zucchero vanigliato e 6 tuorli. Mischiamo bene con la frusta a mano e mettiamo da parte il composto. Passiamo a montare a neve 6 albumi con un pizzico di sale. Quindi torniamo al composto con i tuorli, aggiungiamo un goccio di aroma di vaniglia e incorporiamo le polveri setacciate con la frusta a mano. Infine aggiungiamo l'albume montato e mischiamo delicatamente con una spatola con movimenti circolari dal basso verso l'alto. Versiamo subito nello stampo e inforniamo in forno statico preriscaldato a 175 gradi centigradi per circa 60 minuti. Mentre la torta è in cottura prepariamo una crema di farcitura setacciando 80 g di amido di mais e 60 g di cacao amaro. Aggiungiamo 250 g di zucchero semolato e una bustina di vanillina. Mischiamo brevemente e aggiungiamo un goccio di latte per amalgamare bene gli ingredienti in polvere. Versiamo il resto del latte per un totale di 500 ml in un pentolino e scaldiamo su fiamma media. Quando il latte sfiora il bollore, versiamo il composto al cacao e mischiamo senza sosta su fiamma bassa.
Quando la crema si addensa, mischiamo energicamente e spegniamo il fuoco. Quindi aggiungiamo 200 g di cioccolato fondente e mischiamo bene affinché si sciolga completamente. Versiamo la crema in un contenitore e la lasciamo raffreddare coprendola con pellicola trasparente. Quando la torta alla vaniglia è pronta, la portiamo su una gratella e la lasciamo raffreddare nello stampo per 10 minuti prima di sformarla. Possibilmente consigliamo di lasciare riposare la torta tutta la notte, rivestendo con pellicola trasparente. Quindi il giorno seguente tagliamo la torta alla vaniglia ricavando 4 dischi dello stesso spessore. Poco prima di utilizzare la crema al cioccolato, la frulliamo con 250 g di burro ammorbidito a temperatura ambiente, formando una crema omogenea. Prepariamo anche una semplicissima bagna mescolando 200 ml di acqua con 60 g di zucchero semolato e 24 g di zucchero vanigliato. Quindi bagniamo ogni strato usando un dosatore e farciamo con la nostra crema al cioccolato. Sul bordo esterno di ogni strato e come rivestimento esterno abbiamo utilizzato una semplice crema al burro composta da 250 g di burro, 500 g di zucchero a velo e 5 cucchiai di latte. Dopo aver rivestito sommariamente la torta con la crema al burro, la riponiamo in frigorifero fino al giorno seguente. In questa fase la torta si stabilizzerà, si insaporirà e si raffredderà completamente, rendendo il successivo rivestimento ancora più semplice. Il giorno seguente ricopriamo nuovamente la torta con uno strato abbondante di crema al burro e quindi ne eliminiamo l'eccedenza con una spatola fino ad ottenere una superficie liscia e ben livellata. Proseguiamo con la decorazione sciogliendo al microonde per 90 secondi 150 g di cioccolato bianco. Mescoliamo bene per sciogliere tutto il cioccolato. E quindi aggiungiamo del colorante alimentare liquido fino a raggiungere la tonalità di colore desiderata. Portiamo il cioccolato fuso in una sac à poche e lo lasciamo raffreddare fino a quando assumerà la giusta densità. Possiamo facilmente testare la giusta densità facendo colare il cioccolato sulla crema al burro avanzata. Per facilitare la realizzazione della decorazione tipica della drip cake, possiamo segnare preventivamente il bordo della torta con uno stecchino. Quindi creiamo la decorazione.
Cospargiamo della Monpariglia sul bordo inferiore e terminiamo applicando delle decorazioni a tema usando un pratico kit. In questo modo potrai realizzare delle fantastiche torte di compleanno personalizzate in base ai gusti del festeggiato. Trovi il link per il kit di decorazione in descrizione. Basta quindi rimuovere le decorazioni e possiamo passare al taglio della torta. Abbiamo preparato anche una torta unicorno in pasta di zucchero e una playlist di ricette perfette per le torte di compleanno. Ci vediamo al prossimo video.